Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. Il video di oggi inizia con una ben nota citazione. Il popolo ansioso desidera due sole cose, il pane e i giochi. È il poeta Giovenale a riportarla ed indica che i governanti romani, per non inimicarsi la plebe, devono soddisfare queste due necessità, il cibo e i divertimenti. In effetti lo Stato romano, in epoca imperiale, ha raggiunto una straordinaria estensione territoriale. A Roma giungono merci da ogni parte dell'impero e non solo, materiali da costruzione, vino, beni pregiati, ma soprattutto cibo. La stessa città di Roma è arrivata a contare oltre 1 milione di individui e una tale massa di persone ha un bisogno fondamentale, e cioè mangiare. Nel mondo romano la fornitura di derrate alimentari è definita annona ed è di vitale importanza che anche i cittadini più poveri possano approvvigionarsi. Già nel secondo a.C. il governo si era preoccupato di controllare il prezzo dei cereali per assicurarsi che questi rimanessero accessibili alla plebe e nel corso del tempo erano state istituite anche delle distribuzioni gratuite di grano ai cittadini dell'urbe, mantenute poi in epoca imperiale. Augusto, nell'8 a.C. circa, decide di affidare l'annona ad una figura, il Praefectus Annone, un uomo di fiducia scelto tra le file del ceto equestre. I rifornimenti di derrate alimentari per la città provengono da diverse zone del Mediterraneo, Sicilia, province africane, ma soprattutto Egitto, e fin dalle epoche più antiche Roma si era dotata di un porto, ad Ostia, lungo il fiume Tevere, per far arrivare tutto ciò che era necessario ad una capitale in costante crescita. Ma tale porto fluviale ha evidenti limiti, dettati dalle dimensioni delle strutture stesse e dall'impossibilità di accogliere imbarcazioni con un pescaggio importante, come le grandi onerarie, cioè le navi da carico. Tali imbarcazioni devono infatti fermarsi in porti idonei, come quello di Puteoli, e sbarcare le merci per poi proseguire via terra fino a Roma. Per tale motivo l'imperatore Claudio nel 42 d.C. avvia la costruzione di un nuovo gigantesco porto, Portus per l'appunto, 4 km a nord di Ostia, i cui lavori, terminati sotto Nerone, richiedono circa 20 anni. Presenta un grande bacino circondato da 2 lunghi moli. Tra questi è presente un faro, ad imitazione di quello d'Alessandria, posto su un'isola artificiale. Svetonio ci dice che l'isola è stata realizzata affondando la nave di Caligola, con la quale era stato trasportato dall'Egitto un grande obelisco, poi impiegato per il circo di Nerone. Nelle epoche successive tale obelisco verrà collocato dinanzi a San Pietro, dove lo vediamo ancora oggi. Oltre al grande bacino, che può ospitare circa 300 imbarcazioni, sono presenti ovviamente tutta una serie di strutture, i magazzini, in latino orrea, per lo stoccaggio e la distribuzione dei beni in arrivo e in partenza. Qui hanno sede anche gli uffici del Procurator Annone, un funzionario alle dipendenze del prefetto dell'Annona, al quale è delegata la gestione degli approvvigionamenti in arrivo. Il porto è poi collegato al fiume Tevere da canali, il più largo dei quali misura ben 90 metri di larghezza, e questi canali permettono con apposite imbarcazioni di far arrivare la merce fino ai magazzini di Roma risalendo il Tevere. In aggiunta, probabilmente sempre sotto l'imperatore Claudio, viene anche realizzata la via Portuense che, come dice il nome, collega Roma a Portus, con un percorso di circa 24 km. Il porto di Claudio è senza dubbio più grande rispetto a quello fluviale di Ostia, ma con il tempo i romani si accorgono che non offre un riparo ottimale dalle tempeste e rischia inoltre l'insabbiamento. Così il porto viene ulteriormente ampliato dall'imperatore Traiano tra il 100 e il 112 d.C. Questi affida l'incarico all'architetto Apollodoro di Damasco, lo stesso del foro e della colonna di Traiano per intenderci. Il nuovo progetto porta alla realizzazione di un bacino più interno, di forma esagonale, con lati di 358 metri e una profondità di circa 5. Circondato da magazzini ed uffici, il bacino di Traiano è collegato a quello di Claudio e può ospitare altre 200 navi. In aggiunta viene scavato un nuovo canale, la cosiddetta Fossa Traiana, l'odierno canale di Fiumicino, per rendere più veloce il trasporto delle merci da Portus a Roma. Se Claudio con il suo porto aveva garantito i rifornimenti necessari per l'urbe, il bacino di Traiano ha anche lo scopo di trasmettere la grandezza e la capacità dell'impero ad ogni viaggiatore in arrivo.
Con il tempo, Portus cresce di importanza, svincolandosi dalla vicina Ostia e diventando a tutti gli effetti un centro abitato. Vede dei nuovi interventi di ampliamento sotto Settimio Severo e Costantino, il quale la rinomina Flavia Costantiniana Portuensis. Resiste alle grandi invasioni del IV secolo, ma il suo declino inizia con le guerre gotiche tra Ostrogoti e Impero Bizantino. Viene infine abbandonata nel IX secolo d.C. Questo breve viaggio nel mondo romano è giunto al termine. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci!